Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere appunto con due mazzi di carte, ossia i Pagan Tarot e i tarocchi delle favole oscure. Utilizzerò questi due mazzi, ovviamente uno per quanto concerne appunto l'altra donna e uno per quanto concerne voi. Lo avrete già anche letto appunto dal titolo, che questo è un video a doppia variante, quindi comunque a doppia stesa, ma inerente a cosa pensa, cosa prova e cosa farà l'uomo che vi piace, che state frequentando o magari anche che avevate al vostro fianco con voi rispetto appunto a quello che farà o pensa o prova per un'altra donna. Ovviamente, ragazzi, per altra donna io intendo sicuramente una moglie, ma anche una fidanzata, una persona che ha scelto di frequentare lasciando voi, comunque sia una persona che ovviamente ha al suo fianco ad oggi o che sta frequentando ad oggi, d'accordo? O perché ovviamente è la sua compagna ufficiale e voi avete una storia appunto clandestina, parallela, oppure perché è la donna che lui apparentemente ha ovviamente preferito a voi, d'accordo? Dunque, per prima cosa, come prima variante, ci occuperemo con i tarocchi delle favole oscure del rapporto tra lui e l'altra, quindi cosa pensa, cosa prova e cosa farà con l'altra donna. Per quanto riguarda invece la seconda variante, e quindi i Pagan Tarot, ci occuperemo di quello che lui pensa, prova e ovviamente farà, come agirà nei vostri confronti. Dunque, iniziamo appunto con la prima variante, di conseguenza appunto ci occuperemo del rapporto tra lui e l'altra donna. Quindi cerchiamo di capire cosa pensa, cosa prova e cosa farà. Vediamo un po'. Perfetto, dunque, momentaneamente ovviamente, come sempre, mettiamo da parte il resto del mazzo e come appunto potete vedere, qui abbiamo tre carte che ovviamente rappresentano le tre differenti posizioni. La prima carta ovviamente è inerente a quello che questa persona pensa razionalmente dell'altra donna. Seconda posizione è quello che prova, quindi sentimenti, emozioni più o meno, diciamo, negative o positive. Terza posizione, cerchiamo di capire come agirà. Quindi il futuro, diciamo, immediato, tra lui e ovviamente l'altra donna, quindi che cosa appunto accadrà nell'immediato futuro o comunque, ragazzi, a seconda del valore chiaramente dell'arcano estratto, perché sapete che ogni singolo arcano ovviamente è legato ad un periodo ben preciso dell'anno, di conseguenza appunto cercheremo di capire nell'immediato futuro, appunto comunque nelle tempistiche identificate dall'ultimo arcano, come appunto quest'uomo agirà o con la compagna ufficiale o comunque con l'altra donna che potrebbe aver preferito, diciamo, a voi. Iniziamo dunque con appunto la prima carta e qui abbiamo il Re di Coppe. Allora, cosa pensa il Re di Coppe? È singolare che ovviamente il Re di Coppe non sia ovviamente uscita questa carta in riferimento a cosa lui prova. Cioè, se mi fosse uscita questa carta nella posizione del ciò che lui prova, vi avrei detto prova dei sentimenti molto importanti. In realtà no, perché questa carta è stata estratta nella posizione di ciò
a cui lui pensa. Quindi fondamentalmente diciamo il mentale. E lui pensa, ok, diciamo che obbliga, se vogliamo, anche se stesso ad essere un re di coppe, cioè comunque a mantenere, se vogliamo così, diciamo in equilibrio, il rapporto con questa donna. In particolar modo il re di coppe è molto protettivo in caso abbiano dei figli, perché il re di coppe rappresenta, diciamo, il papà per eccellenza. Quindi, in caso questa coppia abbia dei figli, il suo, diciamo, principale pensiero sono i suoi figli, e avere, diciamo, il ruolo giusto, quindi il ruolo di padre, quindi portare avanti questo ruolo proprio perché lui si sente in obbligo nei confronti ovviamente dei propri figli di poter continuare ad essere un buon padre. Quindi la priorità per quest'uomo è essere un buon padre. In caso abbiano dei figli, sono al primo posto rispetto al suo sentire. Per quanto concerne ovviamente l'altra donna, in caso ovviamente non abbiano figli, lui si sente in dovere di in qualche modo, diciamo, portare avanti una determinata situazione, ovviamente che ha voluto anche lui, comunque una situazione in cui comunque anche lui è stato assolutamente partecipe e fautore, d'accordo? Quindi lui si sente in dovere di assolvere appunto ai propri compiti e soprattutto di mantenere determinate promesse. Cioè lui potrebbe aver promesso a questa donna, a questa ragazza, di, per esempio, essere un buon marito, di essere un buon compagno, di in qualche modo starle al fianco. Cioè il re di coppe è un uomo buono, è un uomo caritatevole, è un uomo generoso, è un uomo che aiuta gli altri. Quindi in questo momento potrebbe sentirsi in obbligo di aiutare questa ragazza, questa donna. Cioè una persona che sente, ecco, in maniera molto importante il senso del dovere come, diciamo, guida ad ogni sua azione. Cioè questo è un uomo che ovviamente non vuole sbagliare, è una persona che ovviamente vuole, ripeto, mantenere determinate promesse. Ora, è chiaro che voi potreste obiettare, ma la tradisce con me, quindi proprio un buon compagno non è, certamente, però diciamo che per quanto concerne ciò che lei sa, agli occhi di lei, lui vuole comunque rappresentare una guida. Cioè, vi ripeto, il re di coppe è un uomo che guida, è un uomo che aiuta. Quindi o evidentemente l'altra ragazza, diciamo, è in un momento di particolare difficoltà, oppure perché la vede fragile, perché per esempio la vede una persona poco equilibrata, la vede una persona che ha bisogno di una guida, bisogno di protezione, ha bisogno di qualcuno che la aiuti. Quindi o in questo momento specifico o proprio caratterialmente, cioè la vede una persona poco equilibrata, poco stabile. Vediamo ora in seconda posizione cosa prova per lei. Allora, e qui abbiamo il fante di spade. Allora, sicuramente non prova per questa ragazza sentimenti particolarmente forti, perché parliamo di spade, cioè lui con questa donna ragiona e basta, cioè c'è tanta razionalità, ve l'ho detto anche poco fa. Cioè non ci sono sentimenti, non c'è un trasporto erotico, qui non c'è la carta del diavolo, non c'è l'asso di coppe, non c'è il 2 di coppe. Questa persona non prova né trasporto erotico e né grandi sentimenti, si sente in dovere nei confronti di questa ragazza, vi ripeto, o perché veramente magari questa persona in questo momento è in difficoltà, perché può succedere nella vita di affrontare magari un periodo particolarmente gravoso, oppure perché effettivamente
l'ha sempre vista un po' in difficoltà, cioè evidentemente questa ragazza riesce poco a camminare evidentemente sulle sue stesse gambe, quindi è una persona magari anche molto giovane, perché tra l'altro i fanti rappresentano sempre individui molto giovani. Ecco, però è un fante di spade. Questo che cosa significa? Che obiettivamente lui non si fida di lei. Non si fida di lei perché in realtà teme che lei possa stargli con il fiato sul collo e osservarlo molto, perché i personaggi di spade rappresentano sempre chi controlla, chi è molto geloso ma possessivo, in particolar modo. Quindi lui vede l'attenzione di lei veramente morbosa nei confronti di lui, di qualsiasi movimento, ogni volta che prende in mano il telefono, il cellulare, quindi nota che lei possa essere particolarmente attenta e che quindi possa carpire appunto informazioni, il fante appunto, i fanti rappresentano le comunicazioni, le informazioni, però in questo caso è di spade, quindi informazioni trafugate, diciamo, in maniera non pulita, diciamo così, quindi non in maniera illegale, però comunque una persona che potrebbe spiarlo, addirittura anche farlo spiare, ragazzi, perché no, Quindi comunque è una persona che tende a stare, diciamo, con gli occhi ben aperti perché non si fida dei movimenti di questa donna, quindi teme che in qualche modo lei, vi ripeto, addirittura possa farlo spiare da amici, parenti, conoscenti. È una persona che evidentemente comunque sa che questa donna, oltre ad avere poco equilibrio, ad essere, vi ripeto, sempre magari bisognosa di aiuto, è in realtà una persona che però tende obiettivamente anche ad avere l'occhio lungo per possessività, perché è una donna molto possessiva, cioè non vuole che le venga tolto ciò che lei reputa di sua proprietà. È chiaro dunque, ragazzi, che quest'uomo non si sente libero di potersi muovere, né di poter scegliere, né di poter agire. Cioè, in caso in questo ultimo periodo, in questi giorni, abbiate notato magari in quest'uomo un particolare allontanamento, ecco che, attenzione, è dovuto al fatto che l'altra donna gli sta con il fiato sul collo. Proprio perché il fante di spade rappresenta generalmente, diciamo, lo stalker, cioè chi veramente carpisce informazioni come se non ci fosse un domani, perché la sua unica priorità praticamente è quella, ed è quindi una persona molto furba, malvagia, direi anche un po' infingarda, cioè una persona che obiettivamente cerca, vi ripeto, informazioni sugli altri per magari anche trarne un profitto, cioè magari un domani anche per rinfacciare a lui di averla tradita. Cioè, questa effettivamente deve essere una donna poco equilibrata, di cui lui assolutamente non si fida. Cioè, lui teme queste notizie negative, questo fante di spade, ovviamente da parte di questa donna, perché la vede particolarmente furba e attenta. E quindi obiettivamente è una persona che non si fida nemmeno dell'ambiente che circonda questa donna, per esempio anche l'ambiente familiare. Amici, vi ripeto, parenti, fratelli, sorelle, genitori, cioè in questo periodo che siamo in piena estate, questa persona potrebbe per esempio temere appunto magari anche l'occhio lungo della suocera, ad esempio, potrebbero essere in vacanza insieme, quindi comunque teme l'intromissione di terze persone che potrebbero ovviamente parteggiare chiaramente per lei. E di conseguenza ovviamente lui non si fida in qualsiasi movimento vada a compiere nei vostri riguardi, d'accordo? Quindi non si fida delle persone che circondano lui stesso, ma anche lei, d'accordo? Quindi persone che lui reputa tanto furbe quanto, diciamo, attente quanto lei. D'accordo? Quindi evidentemente ci sono persone che circondano lei che o hanno il suo stesso carattere, quindi magari fratelli, sorelle, genitori, oppure che assolutamente stravedono per lei, fanno il tifo per lei, d'accordo? Quindi comunque obiettivamente non si fida quest'uomo della famiglia, comunque anche di amicizie, ma anche di colleghi che in realtà potrebbero conoscere entrambi, potrebbero essere i classici amici di famiglia, che però in realtà hanno un occhio puntato su di lui, modello videocamera, d'accordo? Quindi ecco che nasce un po' di sfiducia e qualche preoccupazione, diciamo, in lui in particolar modo.
Ora ci occupiamo della terza appunto posizione e qui abbiamo il 2 di bastoni. Allora, cerchiamo appunto di capire come lui ovviamente agirà in futuro nei confronti di questa donna, di questa altra appunto donna. Allora, quest'uomo è una vecchia volpe, perché comunque il 2 di bastoni rappresenta, vedete, appunto il fermarsi a pensare, l'organizzare, il pianificare in maniera concreta, 2 di bastoni, appunto, in riferimento a mosse da compiere per poter raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo ovviamente è compiere un passo verso di voi, ovviamente non positivo per l'altra donna. Il 2 di bastoni rappresenta appunto, vedete, il fermarsi a pensare e a riflettere su due strade appunto differenti o comunque due modalità differenti di azione che portino sicuramente comunque a un pieno soddisfacimento dei suoi desideri, bastoni, ovviamente senza però creare uno tsunami tremendo dall'altra parte. Ora, in caso la vostra sia una relazione clandestina, quest'uomo pensa di scrivervi e vedervi a breve, perché il 2 di bastoni è una carta che parla di azione, ovviamente, di contatto per un organizzarsi per, d'accordo? Quindi vedersi, stare insieme, eccetera. In caso la vostra sia una storia terminata, per esempio in caso voi fosse stati marito e moglie e lui vi abbia lasciato per quest'altra donna, ecco che lui conta comunque in qualche modo, diciamo, di riavvicinarsi a voi in maniera molto astuta, in maniera molto scaltra, o comunque di potervi risentire. Ora, sicuramente partiamo da un dato di fatto, cioè i bastoni. I bastoni rappresentano il desiderio fisico, quindi evidentemente o in un caso o nell'altro, cioè a prescindere da quale possa essere la situazione, quindi voi due ex oppure due persone che si frequentano di nascosto, ecco che comunque quest'uomo ha intenzione di muoversi. Come ha intenzione di farlo? Con estrema furbizia, perché appunto il 2 di bastoni rappresenta sempre, diciamo, una duplice possibilità, quindi una scelta tra evidentemente due modalità diverse di movimento, che ovviamente però non comportino una perdita di equilibrio per la persona stessa. Cioè, vi ripeto, lui con questo movimento non vuole ovviamente rischiare di perdere voi, ecco perché vuole o tornare da voi o comunque rivedervi e risentirvi. Ma attenzione, questa persona non vuole neanche per il momento, ragazzi, stiamo parlando dell'immediato futuro, quindi ovviamente prossimi giorni, prossime settimane, ecco che questa persona non vuole, vi ripeto, creare tsunami nemmeno nel rapporto con l'altra donna. Ovviamente qui stiamo parlando dei prossimi giorni, delle prossime settimane, d'accordo? Poi quello che questa persona deciderà di fare, ovviamente nel proseguo dei mesi, è chiaro che lo andremo a vedere prossimamente, proprio perché sapete che io poi tendo sempre a rifare le stese per tener d'occhio insieme le situazioni. È chiaro, ragazzi, che comunque momentaneamente questa è una persona che non vuole, diciamo, perdervi assolutissimamente, ma è ovviamente una persona che non vuole neanche creare grossi scompigli dall'altra parte. Attenzione però, ragazzi, io che cosa vi ho detto? Che questa persona comunque, per quanto riguarda ciò che prova, quindi la posizione intermedia, abbiamo un bel fante di spade, bello mica tanto, perché comunque è una carta di freddezza, perché parliamo di spade, d'accordo? Non è uscita né una carta di coppe né tantomeno ovviamente un arcano maggiore importante, o se non altro un arcano di bastoni. Dunque non c'è nulla che lega effettivamente in maniera così profonda queste due persone, se non quel re di coppe, quindi obiettivamente quell'enorme e schiacciante senso del dovere. Soprattutto, ripeto, in caso abbiano dei figli, per lui è un ruolo fondamentale, lui ama i suoi figli e meno male, ovviamente, quindi è una persona che vuole continuare ad essere padre ed essere un buon padre.
D'accordo? Quindi lui vuole continuare comunque a prendersi cura dei suoi figli, però obiettivamente il rapporto con questa donna o è finito o comunque è un rapporto iniziato su scelte e presupposti sbagliati, perché comunque vi ripeto, qui c'è qualcosa che non va nell'ambito di questo rapporto. Vi ripeto, il due di bastoni parla di organizzazione, parla di pianificazione. Una pianificazione furba, attenta, vi ripeto, proprio per cercare comunque di non creare problemi né da una parte né dall'altra, quindi né con voi ovviamente, ma neanche con l'altra donna. Quindi obiettivamente è una persona che agirà comunque, perché i bastoni parlano sempre di azione, anche se il due di bastoni, come tutte le carte di grado secondo, rappresentano comunque un momento di stand-by, quindi un fermo, però in questo caso è di bastoni, cioè ovviamente questa persona si è fermata per pensare, per organizzare, quindi non sta semplicemente pensando, d'accordo? Quindi ovviamente si sta già anche muovendo e a breve si muoverà in maniera pratica, concreta, quindi bastoni, d'accordo? Quindi questa persona ha molta voglia di vedervi, di rivedervi, di sentirvi e di risentirvi presto, quindi è una persona che comunque prova veramente comunque un desiderio importante nei vostri confronti. È una persona un po' combattuta però, obiettivamente è una persona un po' combattuta proprio perché c'è questo re di coppe iniziale, quindi comunque c'è questo forte senso del dovere che lo tiene ancora, diciamo, nell'ambito di questo rapporto che lui ha ovviamente con la persona ufficiale, d'accordo? Però questa è una persona molto furba, che comunque diciamo a breve agirà, comunque cercherà di eludere la sorveglianza di questo appunto sorvegliante, che è la definizione classica diciamo cartomantica del fante di spade, quindi obiettivamente questa persona diciamo riuscirà comunque a in qualche modo liberarsi dalla presenza di questo sguardo costantemente puntato sul suo cellulare della compagna ovviamente o comunque dell'altra donna, e dunque farà di tutto per potersi liberare appunto da queste catene, perché lui le vive come delle catene, tipico del fante appunto di spade, rappresentare appunto un momento di poca libertà, d'accordo? Quindi obiettivamente è chiaro che questa persona diciamo che si sente con il fiato sul collo, ma riuscirà appunto a liberarsi da questo gioco e di conseguenza ad agire seguendo il proprio impulso, quindi il proprio desiderio, comunque il bisogno, la voglia proprio di ovviamente stare al vostro fianco. Quindi ovviamente questa prima variante appunto inerente al rapporto che lui ha con l'altra donna termina ovviamente qui. Ovviamente, come vi ho appunto appena detto, sicuramente rifarò una stesa chiaramente analoga proprio per cercare di tenere d'occhio la situazione e appunto vedere in futuro come evolverà il rapporto tra lui e quest'altra donna. Ed ora rieccoci per la seconda variante. Di conseguenza cercheremo di capire cosa quest'uomo ovviamente pensa di voi, cosa prova per voi e ovviamente come agirà nei vostri confronti, ovviamente nell'immediato futuro, comunque come vi ho detto a inizio stesa, a seconda ovviamente delle tempistiche appunto identificate dagli arcani. Dunque, vediamo un po' lui nel rapporto con voi. Perfetto, anche in questo caso appunto mettiamo da parte il resto del mazzo
E come potete vedere anche qui appunto abbiamo 3 carte che ovviamente hanno 3 posizioni e 3 ovviamente ruoli diversi. In prima posizione ci occupiamo di quello che questa persona pensa di voi, cioè a livello razionale, che cosa appunto pensa di voi questa persona. In seconda posizione cerchiamo di capire cosa prova questa persona per voi a livello ovviamente emotivo. In terza ed ultima posizione cerchiamo di capire come agirà questa persona ovviamente nei vostri confronti nell'immediato futuro, quindi sicuramente prossimi giorni, prossime settimane cerchiamo di capire appunto come questa persona agirà nei vostri confronti, ovviamente tenendo conto della presenza di un'altra donna comunque nella sua vita. Iniziamo dunque con la prima carta, quindi cosa pensa questa persona di voi. Allora, e qui abbiamo un bellissimo 6 di coppe. Allora, questa persona ovviamente pensa che voi facciate parte e dobbiate fare parte della sua vita per una sorta di percorso karmico. Il 6 di coppe, ragazzi, rappresenta sempre, diciamo, un passato o comunque diciamo un sentimento che evidentemente per questa persona deve essere vissuto e comunque sviscerato, proprio perché è importante, vi ripeto, da un punto di vista karmico per l'esistenza della persona stessa. Cioè, questa è una persona che o per voi prova un sentimento da tantissimo tempo, proprio perché magari voi siete stati appunto già legati in passato, oppure perché obiettivamente, pur magari conoscendovi da relativamente poco tempo, questa persona, diciamo, sente di conoscervi da veramente altre vite, cioè una persona che con voi si sente talmente in una sorta di feeling magico, armonico, che pensa addirittura di avervi incontrato in un'altra vita. Cioè questa è una persona che straordinariamente, diciamo, è molto legata a voi, da un sentimento, da un'emozione talmente profonda che, vi ripeto, lui pensa addirittura che siate un po' destinati, siate stati destinati sin dall'inizio in qualche modo a stare insieme, d'accordo? Ecco che questa è una persona che obiettivamente percepisce, diciamo, un legame quasi inscindibile, un legame quasi, vi ripeto, divino, ecco, tra voi e lui, a tal punto che ritiene quasi impossibile che il vostro legame possa essere mai appunto scisso, proprio perché ritiene che a livello karmico lui debba comunque, diciamo, avere ancora un percorso con voi, un percorso bello, un percorso fatto di sentimenti, un percorso dove i sentimenti devono ancora addirittura raggiungere il proprio apice, cioè lui pensa di avervi probabilmente dato poco rispetto a quello che voi vi meritereste, pensa di amarvi ancora troppo poco rispetto a quanto potrebbero essere le sue potenzialità di amare. Quindi questa è una persona che immagina di potervi dare ancora di più e di amarvi ancora di più nel proseguo ovviamente del tempo. Quindi questa è una persona, ragazzi, che vede nel vostro rapporto una risorsa karmica, cioè qualcosa che lui deve per forza vivere, un sentimento che deve provare, un sentimento che deve ancora essere sviscerato addirittura, quindi qualcosa che dovrà per forza, diciamo, per percorso karmico diventare ancora più importante. Vi ripeto, c'è qualcosa in voi che lui sente terribilmente familiare. In caso il vostro rapporto prosegua da molto tempo, addirittura da anni,
voi fate parte, diciamo, ufficiale, anche se in realtà ufficiosa, della sua vita, diciamo, no? Cioè lui vi vede come parte integrante della sua vita, non riuscirebbe mai questa persona a stare senza di voi, questa persona non riesce a stare senza di voi, d'accordo? Quindi è una persona che immagina veramente molto, un futuro insieme e molto spesso ritorna con la sua mente nel passato, perché il 6 di coppe è proprio la carta del passato, ok? Quindi una situazione che o prosegue da tanto tempo e che per lui è diventata sempre più importante e lui molto spesso nostalgicamente, ma anche romanticamente, ritorna a ripensare ai primi momenti in cui vi siete conosciuti e incontrati, oppure una persona che, vi ripeto, pensa a quanto voi in realtà, diciamo, abbiate un legame particolare che lui addirittura può pensare possa derivare da vite precedenti. Cioè, questa è una persona che vede nel vostro legame qualcosa di magico, veramente, è una bellissima immagine che lui ha di voi. Ecco, devo dire che obiettivamente dalla stesa precedente, cioè di lui ovviamente nei confronti dell'altra donna, rispetto anche a questa stesa, ecco, devo ammettere che comunque il soggetto della stesa, di entrambe le stese, quest'uomo non è un uomo superficiale, quindi non è un uomo leggero, un uomo che pensa tanto, qui c'è un mentale molto importante e tende molto a valutare, questa è una persona che valuta tanto, ripensa tanto al passato, pensa tanto anche al futuro, programma, progetta, è una persona molto più furba e attenta di quanto voglia far vedere a voi. Questo non è uno sciocco, quindi anche nel caso in cui voglia fare a volte un po', diciamo, il brillante, il simpatico, in realtà non sta prendendo sotto gamba la vostra, diciamo, frequentazione nascosta o comunque, diciamo, il vostro far parte della sua vita. Questa è una persona molto attenta che tende a veramente a riflettere molto, è una persona molto più profonda di quanto lui stesso voglia far notare, una persona che osserva, una persona che giudica ed è una persona che valuta molto attentamente. Ora affrontiamo la seconda posizione. Allora, e qui abbiamo la carta della papessa, ossia voi. Allora, che cosa appunto prova questa persona per voi? Allora, questa persona prova sicuramente sentimento, perché la papessa parla di un sentimento profondo e qui vi riconfermo quello che vi ho detto pochi secondi fa, cioè che questa è una persona molto profonda che valuta tanto e giudica tanto, cioè questa persona vi vede come una papessa, cioè come obiettivamente una donna matura, una donna molto saggia, una donna discreta, una donna che sa, diciamo, attendere il momento giusto, una donna intelligente, perché la papessa è una donna molto intelligente, vi vede come una donna molto, a volte anche protettiva, perché ovviamente la papessa è legata al segno del cancro, quindi rappresenta comunque la maternità, quindi una donna molto protettiva, anche in caso voi abbiate dei figli, vi vede come una donna che sa mettere i suoi figli al primo posto, lui questo lo adora, lo abbiamo detto all'inizio, con quel re di coppe che lui obiettivamente ama molto il rapporto con i figli, in caso ne abbia, lui mette i suoi figli ovviamente al primo posto, dunque ovviamente in caso voi abbiate le stesse, diciamo, caratteristiche, gli stessi comportamenti nei confronti dell'essere madre, dell'essere genitore e ovviamente nei confronti dei vostri stessi figli, ecco che quest'uomo impazzisce per voi ancora di più, proprio perché vi vede molto, vi ripeto, materna. Ecco che comunque ama anche la vostra bellezza, perché vi ripeto, ovviamente la papessa rappresenta la sensualità e la bellezza femminile per eccellenza, quindi comunque vi vede come delle donne molto feconde, diciamo, sotto tanti punti di vista, quindi anche da un punto di vista sicuramente fisico, però non vi vede come delle donne unicamente votate all'erotismo, alla fisicità, vi vede, diciamo, come comunque delle donne, se vogliamo, comunque molto
profonde, che non valutano il rapporto unicamente da un punto di vista erotico, ma che ovviamente sanno dare anche tanto da un punto di vista spirituale e di anima. Quindi questa è una persona che veramente, ragazzi, vi apprezza veramente tantissimo, una persona che vi stima veramente tantissimo e che ovviamente prova un grande sentimento. La papessa parla di attrazione, la papessa parla di amore. Allora, che cosa vi ho detto con il 6 di coppe? Che questa persona pensa di non avervi dimostrato e dato abbastanza. Ve lo ribadisco perché la papessa rappresenta un amore nascosto, ovviamente, ma rappresenta, diciamo, un amore che in qualche modo non è stato palesato in tutti i suoi aspetti all'ennesima potenza. Quindi questa è una persona che ovviamente sa non di essersi comportata male con voi, però obiettivamente di avervi magari anche dedicato troppo poco tempo, di stare troppo poco tempo con voi. Questa persona ha bisogno della sua papessa, vorrebbe trascorrere più tempo con la sua papessa, ma vi ripeto, comunque lui sa che voi siete in grado di comprendere, perché, ripeto, la papessa è una donna straordinariamente intelligente, ma soprattutto è empatica. Cioè la caratteristica della papessa è proprio quella di vedere oltre i veli, cioè una sorta di maga, una sorta di, diciamo, sensitiva che riesce a comprendere con enorme empatia chi ha ovviamente dall'altra parte, quali siano le sue necessità, i suoi bisogni, le sue esigenze. Quindi lui si sente anche compreso, ama molto la vostra discrezione, ama molto il fatto che comunque voi sappiate stare al vostro posto, cioè questa è una persona che si fida terribilmente di voi, perché la papessa rappresenta la piena fiducia, rappresenta la donna per eccellenza, la donna leale, la donna fedele, la donna forte, la donna coraggiosa, la donna intelligente, la donna profonda. Ragazze, veramente ha un'immagine di voi davvero meravigliosa quest'uomo, cioè vi vede veramente come la donna giusta, una donna che chiaramente potrebbe piacere a chiunque, quindi sicuramente la papessa è una donna molto appetibile, ma perché la papessa diciamo rappresenta anche un po' il mistero, cioè voi sapete darvi ma anche negarvi, e questa è una cosa che a lui piace molto, cioè ecco, non vi scoprite facilmente, d'accordo? Quindi vi vede come comunque una donna che sa mantenere il silenzio sulle vostre faccende, ma anche sulla vostra stessa vita personale, la vostra. Quindi obiettivamente è una persona che comunque ama scoprirvi un po' alla volta e che comunque in qualche modo, diciamo, si sente ancora di più attratto e attirato da voi proprio perché sapete darvi ma a volte negarvi. Quindi questa è una cosa che lui piace particolarmente, cioè evidentemente quest'uomo non ama le cose facili, ovviamente avere tutto e subito, è una persona che appunto ama ragionare e ama riflettere e ama avere al suo fianco una donna che fa altrettanto, quindi che ragiona e ovviamente riflette senza voler precorrere i tempi. E la papessa su questo è proprio ad hoc, cioè rappresenta proprio questo. Quindi ci sono molti aspetti del vostro carattere che lui ama particolarmente. La papessa è anche grintosa, è una donna forte, ripeto, è una donna coraggiosa e determinata, però diciamo è una donna che comunque sa ragionare bene sulle cose, quindi apprezza anche molto questo vostro lato del carattere, d'accordo? Quindi ha un'immagine bellissima di voi, veramente molto bella, e ovviamente questo comporta appunto un sentimento molto profondo che però sino ad ora non ha dato il massimo di quello che potrebbe dare, del suo potenziale. Lui sa che potrebbe darvi di più e amarvi ancora di più, però ovviamente ad oggi è chiaramente una persona trattenuta perché ha un'altra persona, ragazzi, al suo fianco, quindi chiaramente sa che obiettivamente non può darvi tutto quello che vorrebbe, ma siete la sua oasi di pace, perché la papessa è proprio la donna che rassicura, vi ripeto, un po' la mamma chioccia, no? Quindi obiettivamente si sente proprio al sicuro questa persona, ovviamente nei vostri confronti, quando sta con voi, quando vi sente, cioè si sente bene, ragazzi, questa persona con voi. Dunque, vediamo appunto la terza posizione.
e abbiamo la carta della forza, un arcano maggiore, un altro, ovviamente dopo questa splendida papessa. Allora ragazzi, sicuramente questa persona, come vi ho detto anche nella variante precedente, agirà, perché la forza rappresenta l'azione, quindi questa persona agirà ovviamente portata, guidata dalla forza, quindi proprio da un bisogno imperante di potervi ovviamente avere al suo fianco. Questa è una persona che, vi ripeto, vi desidera tantissimo, perché la forza rappresenta proprio un rapporto molto forte, appunto, dato anche da personalità altrettanto forti, quindi due caratteri comunque molto intensi, ma sicuramente due caratteri che da un punto di vista fisico hanno un feeling pazzesco. Quindi questa è una persona che, diciamo, con voi, non so se ha mai avuto modo di dirvelo, ama anche le piccole scaramucce, diciamo quei piccoli momenti magari di discussione che mettono in evidenza la vostra, diciamo, differenza ovviamente caratteriale, perché la forza rappresenta sempre due persone dal carattere, diciamo, comunque a volte, ecco, molto diverso l'uno dall'altra, ma sicuramente una situazione che non lo spaventa, anzi vi dirò, lo eccita particolarmente. Cioè, a lui piace molto spesso, diciamo, dovervi, tra virgolette, riconquistare. Ve l'ho detto con la papessa, che comunque ovviamente lui molte volte vi vede un po' negarvi, o comunque a volte magari è geloso, potrebbe anche magari dubitare del fatto che voi possiate voler qualcun altro, avere qualcun altro. Ecco che comunque questa situazione non lo porta a demordere, ma anzi, ovviamente è una persona che si sente ancora più eccitata, ovviamente, dalla vostra presenza nella sua vita. È chiaro che questa carta dunque parla di nuovo di una organizzazione, quindi di una pianificazione, di un andare appunto a forzare, diciamo, gli eventi, e in particolar modo la carta della forza parla di comunicazioni, quindi sicuramente voi andrete in qualche modo a parlare, non a litigare, anzi sicuramente a mettervi d'accordo proprio per in qualche modo riuscire a vedervi o rivedervi presto. Ecco che appunto questa situazione si andrà a sbloccare entro sicuramente le prossime settimane, perché la forza comunque ha delle tempistiche velocissime, cioè generalmente la forza ovviamente si riferisce appunto a delle situazioni che ovviamente si risolvono, o comunque diciamo ad una armonia che ritorna ovviamente entro al massimo le prossime 2-3 settimane, proprio al massimo. La carta della forza rappresenta ovviamente comunque un metter fine ad un momento di difficoltà. Nel frattempo la pioggia è ritornata ovviamente, quindi un momento di difficoltà. Ecco, in questo caso invece, per quanto riguarda le vostre stese, la vostra stesa invece tornerà il sereno. Qui invece ricomincia a piovere, da voi tornerà sicuramente il sereno, proprio perché ragazzi questa persona prova per voi un grande sentimento. Questa è una persona che, diciamo, prova attrazione, una persona che prova un legame, sente dentro di sé un legame molto profondo, che lui in qualche modo vuol veder crescere. La forza rappresenta anche questo, cioè rappresenta un voler coltivare ovviamente anche in futuro questo rapporto, o un riprendere le ovviamente comunicazioni con voi in caso la vostra storia appunto si sia interrotta. Ecco che comunque appunto lui ha voglia di in qualche modo, ecco, riprendere un po' in mano le fila del discorso. Lo farà, sì, perché la carta della forza parla di azione, la carta proprio per eccellenza di chi vuole vincere magari anche contro delle difficoltà, anche contro un destino magari difficile, che potrebbe non rendergli tutto obiettivamente così facile, ma lui si sente coraggioso accanto alla sua papessa ovviamente, cioè
Questa è una persona che ovviamente non dubita del successo che avrà con voi, è una persona comunque abbastanza positiva in riferimento al futuro, anche se vi ripeto una persona combattuta, Questo comunque ve lo ribadisco anche rispetto alla variante precedente, però è una persona che vuole portare ad una svolta il vostro rapporto, perché la forza parla di chi riesce comunque a controllare il proprio istinto, affrontare gli eventi senza lasciarsi sopraffare. Quindi la forza parla comunque di autocontrollo, parla di forza interiore e capacità di dominare i propri, diciamo, desideri più carnali, d'accordo? Cioè questa persona conta di poter eventualmente effettuare una scelta, assolutamente sì, però non lasciandosi trasportare dal desiderio. D'accordo? Ma ragionando, ve l'ho detto che quest'uomo vede proprio, diciamo, nel ragionamento e nel mentale un elemento fondamentale per la sua vita, d'accordo? Ve l'ho detto, è un uomo che ragiona molto, è un uomo che ama anche ripensare al passato e così ovviamente progettare il futuro. È una persona che, vi ripeto, ama molto comunque il trascorrere del tempo con voi, ama molto avere rapporti con voi. La carta della forza parla ovviamente anche di quello, parla sicuramente di un grande desiderio, ma di un rapporto che comunque non si esaurirà soltanto in quello. Cioè la forza parla comunque anche di chi ha bisogno di altro, non soltanto di un, diciamo, momento di svago, quindi non di una ruota di scorta. D'accordo? Quindi sicuramente è una persona che in qualche modo, diciamo, vi ha dato il giusto valore, vi sta dando il giusto valore, voi siete la sua papessa e ha voglia di trascorrere del tempo con voi. Vi ripeto, tempistiche molto veloci, entro al massimo una decina, quindicina di giorni, comunque questa persona si farà sentire, comunque cercherà di progettare un incontro, d'accordo? Ovviamente un incontro che dia apertura, come tipico appunto della forza, dia o ridia ovviamente apertura, ma questa è una persona che confida molto nel futuro e poi soprattutto si fida molto della sua papessa, si fida anche molto di quello che lui prova ovviamente per voi, quindi diciamo che pur essendo una persona comunque ancora impegnata, che in qualche modo non voglia creare, come vi ho detto nella variante precedente, uno tsunami anche dall'altra parte, però con voi sicuramente questo è un atteggiamento molto bello, molto propositivo, proprio perché obiettivamente questa persona ha bisogno di voi, voi siete la sua oasi, d'accordo? In un momento magari comunque duro e difficile, dove si sente quasi, vi ripeto, obbligato per dovere a stare con l'altra persona, però vi ripeto, programmando e progettando molto bene la situazione, ovviamente questa persona sicuramente, vi ripeto, tornerà comunque da voi e comunque vi cercherà, comunque vi chiamerà in caso il vostro rapporto si sia, diciamo, concluso a causa di quest'altra donna, comunque vorrà riallacciare se non altro i primi contatti. In caso invece il vostro sia un rapporto che va avanti, però è chiaramente di nascosto perché lui ha al suo fianco quell'altra donna, ecco che comunque questa persona vi cercherà nuovamente, d'accordo? Quindi entro comunque poche settimane, vi ripeto, aspettatevi un suo contatto o comunque un suo ricontatto, d'accordo? Ovviamente ragazzi, come sempre, io poi chiaramente tendo a rifare le stese dopo un certo lasso di tempo, di conseguenza andremo ancora ovviamente a tenere d'occhio la situazione. Per il momento, come sempre, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, mettetevi come priorità, mi raccomando, il vostro benessere al primo posto, a prescindere da qualsiasi cosa possano fare gli altri, voi andate avanti con la vostra vita, godete ogni singolo istante della vita perché è terribilmente unica e preziosa, d'accordo? Dunque mi raccomando, ovviamente come sempre buon percorso karmico, buona fortuna e ovviamente a presto.